quando la dimensione dell'ufficio incomincia a diventare sempre più grande, ok, e quindi il numero di PC collegabili praticamente cresce davvero in maniera spropositata, praticamente lo switch potrebbe non essere sufficiente. Infatti abbiamo soltanto 4 porte. Certo, possiamo cambiare modello di switch, possiamo fare un bel po' di operazioni, però guardate, possiamo cercare di simulare quelle che sono quella che è un'alberatura di switch a cascata. Guardate come funziona. Vado a crearmi un nuovo progetto e vado ad inserire ad esempio 4 PC da una parte e 4 PC da un'altra per dividere, tra virgolette, i due settori, che sono ovviamente quello di economia e quello di dev. Allora, come funziona? Vado a mettere PC, guardate, facciamo così, metto 1, 2, facciamo 3 da una parte e poi ovviamente vado a mettere altri 3 PC da un'altra, ok? Facciamo così, questo qui vado a mettere nella config, gli metto un PC Egon 01, facciamo un po' più semplice, eccolo qui, vado a mettere sempre nella config PC Egon 02, config PC Egon 03 e fin qua ci siamo. Adesso vado di qua, questo qui sarà il mio PC Dev 01, ovviamente sarà anche questo, perdonatemi non ho fatto CTRL C, Dev 02 e PC Dev 03. Scusatemi, Dev 03. Ok, perfetto, ci siamo. Allora, l'idea è questa. Vado a prendere, ovviamente potete allinearli come vi pare, non è necessario. Allora, l'idea potrebbe essere questa. Immaginatevi una situazione in cui i PC non sono direttamente suddivisi all'interno della nostra sottorete, ovvero immaginatevi di avere degli uffici praticamente eterogenei dove ci sono economisti e developers in maniera anche non bilanciata, ok? Bene, l'idea è questa, non posso far passare, tra virgolette, dei cavi di rete apposta per uno switch dei dev e ovviamente dei cavi di rete apposta per lo switch dei nostri economisti. Quindi fondamentalmente noi dobbiamo... Ops, scusatemi, mi è appena scomparso, quindi Econ 1, Econ 2, Econ 3, Dev 01, 02, mi è scomparso il PC del dev, perdonatemi, PC Dev 03, ok, allora che cosa vado a fare? Utilizzo uno switch, ok, ovviamente dentro alla stanza o comunque sia dentro alla hall dove si troverà per esempio il primo gruppo, ed ovviamente vado ad effettuare la connessione di un altro switch, ok, nella stanza 2. Quindi anche gli switch possono avere il valore di configurazione, vedete, modificabile, stanza 1, guardate, e stessa identica cosa vado a fare nella configurazione stanza 02. Quindi fondamentalmente cosa succede? Vado ad effettuare tutte quante le mie configurazioni e connessioni, giusto perché adesso abbiamo capito che praticamente sono delle connessioni di tipologia Copper. Quando si tratta degli switch praticamente possiamo andare, vabbè, facciamolo direttamente col Copper Straight perché vi faccio vedere tra poco una cosa importante. Quindi stessa identica situazione, vado a connettere tutte quante le porte e vado a fare la stessa, scusatemi, la stessa identica cosa ovviamente anche da quest'altra parte. Ok, e quindi fondamentalmente mi ritrovo una situazione di questo genere. Ok, allora l'idea potrebbe essere quella di connettere quindi questi due switch in maniera diretta. Come vanno connessi gli switch? Allora, gli switch hanno una tipologia di connessione molto particolare. Che cosa significa? Che in pratica non possono essere direttamente connessi con un cavo di rete diretto, ok? Ma gli switch hanno bisogno, dato che hanno delle interfacce di utilizzo molto particolari, di questo elemento che si chiama copper crossover.
ok? Infatti praticamente è una sorta di cavo cross si chiama, quindi serve a praticamente collegare quelle che sono interfacce molto semplici come quelle degli switch. Ovviamente vi rimando ai richiami di teoria per vedere che cosa, per quale motivo succede questo. Allora, cosa succede? Vado ovviamente a collegare questi due elementi, ok? E più o meno, tra virgolette, sono quasi pronto per effettuare le mie operazioni. Allora, intanto, giusto per una questione operativa, vado subito a risolvermi tutte le sottoreti, quindi nel frattempo che effetto la configurazione. Quindi la parte di Econ, ok, facciamo così, mi prendo una nota, Econ a 192.168.1.x e poi dev a 192.168.5.x. Quindi a questo punto cosa succede? Mi riporto questo elemento, quindi questo qui è di Econ, vado su Fast Ethernet, questo qui sarà il 101, scusatemi, il 101 perché è il PC1, perfetto, un altro di Econ che è il 2, vado su Fast Ethernet, il 102, vado a mettere Econ 3 che sarà ovviamente il 103 e poi ovviamente passo all'altro network, quindi mi serve 192.168.5, quindi questo qui è il dev 2, vado a fare una configurazione molto semplice 102, vado a fare questo fast ethernet 102 era, scusatemi, questo qui era il 101. Allora a questo punto faccio sempre nel pc dev il 103, ops scusatemi, non ho cliccato fast ethernet, 103, e quindi fondamentalmente mi ritrovo esattamente qui nella parte di subnet, cioè la subnet viene popolata in automatico. Bene, quindi se vado sul PC di economia 1, quindi della parte di economics, vado in desktop, vado su command prompt, faccio un bel ping di che cosa? Scusatemi, ping di 192.168.1.102. Quindi fondamentalmente lui mi risponde, ok? Lui è riuscito a raggiungere praticamente Econ 2, quindi è partito da qua, è passato per questo elemento, è arrivato su questo elemento ed è arrivato su Econ 2. Bene, stessa identica cosa posso fare per Econ 3, ok? Questi qui sono i miei ping, ok? Che vanno sempre a buon fine, e se provo a raggiungere per esempio nella mia, ok? Nella mia connessione switch un ping per esempio di 192.168.5. Questo è il computer 2, 102, guardate cosa succede, praticamente lui non lo riesce a raggiungere perché questa tipologia di operazione ha creato, o comunque sia è riuscita ad effettuare una certa segmentazione, ok? Però l'idea fondamentalmente potrebbe essere quindi questa, quella di creare più switch che possono essere uniti o comunque sia che possono essere sequenzializzati anche a cascata per effettuare operazioni che vanno dal semplice a quello più complesso. Bene, però idealmente qual è l'idea? Ma se io questo, ok, lo vado praticamente a duplicare, quindi questo qui me lo salvo con let's 2, scusatemi, let's 03 switch sequenziali. Adesso vado a salvarmi un altro step, quindi che sarà switch a cascata. Questo mi serve perché poi quando vi condivido il codice su GitHub, ovviamente voi avete tutti quanti gli esempi e non vado a modificare l'esempio e non vi ritrovate praticamente quello che c'è prima. L'idea è questa. Dato che se vado sulle porte di connessione, io ho tutto praticamente già collegato, ovviamente la 4 e la 5 poi vi parlo un pochettino meglio su che cosa servono e per quale motivo sono utilizzate. Praticamente cosa succede? Tecnicamente se io ho un altro PC, guardate, vado ad aggiungere un altro PC di questo qui sarà il PC Econ 04, ok, posso mettere nella fast ethernet 192.168.1.104, ok, attenzione non è collegata a niente, però l'impostazione dell'IP fisso gliela posso già impostare. Bene,
tecnicamente io non ho più porte per effettuare la connessione. Infatti se provo ad effettuare una connessione su questo elemento, lui mi dice quale vuoi? Queste sono delle porte molto speciali. Bene, l'idea è questa. Vado ovviamente a portarmi un altro switch che mi permette, scusatemi, di fare questo. Allora, guardate, questo qui lo possiamo chiamare main. Switch main. Allora, l'idea è questa. Non sequenzializzare tanti switch uno dietro l'altro, ma creare una sorta di albero, ok, che mi permette, tra virgolette, delle navigazioni un po' più efficienti. Allora, cosa significa? Elimino questa tipologia di connessione, avete visto, ho utilizzato lo strumento elimina, adesso ritorno in selezione, e che cosa faccio? Vado a connettere ogni switch, guardate, allo switch main, ok? Come se fosse una normalissima connessione. Questo che cosa mi permette di fare? Beh, tecnicamente mi permette di avere dei sottogruppi. Se immaginate che ogni singolo switch di sotto può utilizzare 3 porte, tecnicamente queste sono 4, ok? Io ho a disposizione 4, 8, 12 porte a questo punto, capite qual è il concetto? Bene, e tecnicamente potrei già collegare questo PC a questo switch, ok? Sì, però, guardate, proprio se avete capito e avete compreso qual è l'idea, immaginatevi che si è creato un nuovo spazio, vado ad aggiungere un nuovo switch, ok, direttamente qui, e quindi vado a fare per esempio switch di stanza 03 e vado ad effettuare le mie connessioni. Quindi il mio semplice PC c'è soltanto un dipendente, questa è la mia connessione e poi ovviamente deve andare in cross direttamente con l'altro switch e quindi fondamentalmente ho effettuato queste operazioni. Attendo che questi pallini diventano dei triangolini, quindi che vengano effettuati degli aggiornamenti sulla topologia di rete fondamentalmente, quindi sistemo un attimo questi elementi. Attendo qualche secondo. Questa è andata a buon fine, adesso bisogna attendere quest'altro. Eccolo qui, sono tutti e due triangolini. Adesso a questo punto che cosa faccio? Vado dal primo, provo ad effettuare un ping di che cosa? Di ping 192.168.1.104. Guardate cosa succede, lui mi risponde, vedete? Quindi provo a fare la cosa opposta, quindi provo ad andare verso il PC01 dal PC04, ma è superfluo ovviamente. Vado su desktop run command, ovviamente faccio un ping di 192.168.1.101 e vedete lui riesce a raggiungere ovviamente quello che è sotto l'altro switch. Quindi questi sono degli switch praticamente a cascata e viene preservata ovviamente pure quella che è la suddivisione di virtual LAN, perché se faccio un ping di 192.168.5.101 ovviamente mi va in request timeout perché non è raggiungibile, sono due segmenti del mio network differenti.